Eccolo qui, per chi non lo sapeva, grazie a quest'uovo si possono ottenere, se fate lo youtuber, decine, centinaia, migliaia di commenti negativi e anche qualche bel centinaio di insulti. Ebbene sì, l'uovo è riuscito a scatenare un pandemonio qui nel mio canale YouTube. A marzo girai un video intitolato "Sotterra un uovo e guarda cosa accade", e da lì si è scatenato un vero e proprio finimondo. Tantissimi commenti positivi, ma altrettanto anche di commenti negativi, cosa anche un po' insolita perché nel mio canale sono abituato, pensate, ad avere fra il 3 e il 4% di commenti negativi. Bene, questo video ha raggiunto il 20%, ma soprattutto ha raggiunto il record degli insulti. Non ho mai preso così tanti insulti in tutti gli altri 1000 video che ho. Se li sommo non raggiungo gli insulti che ho raggiunto grazie a quest'uovo. Quindi quest'uovo meritava un video tutto per sé. Andiamo a girare un ulteriore video sull'uovo, cerchiamo di vedere questa volta di non prendere più degli insulti, ma cerchiamo di prendere anche un qualche pollice all'insulto, ma soprattutto vedere che grazie a quest'uovo, al di là degli insulti, le mie piante ne hanno beneficiato, soprattutto questa, ma non vi voglio anticipare nulla. Andiamo a vedere cosa è successo. Bene, allora cominciamo innanzitutto a vedere l'apparato fogliare, che è la conseguenza, la diretta conseguenza delle radici. Guardate questa foglia. Io ho fatto prima anche delle foto che adesso vi metterò anche in sovrimpressione, ma guardate questa foglia che mi riempie completamente la mano, ma non vi è solo questa, guardate anche quest'altra che bella. Questa più o meno sono la dimensione delle foglie che abbiamo ottenuto grazie al concime biologico dell'uovo, ma guardate quest'altre, sono completamente diverse, ok? Ci sono le foglie, ma sono nettamente inferiori. Altra cosa molto importante, secondo me quella più evidente di tutte, è la grandezza di questi gambi. Guardate come sono. Io non posso farvi sentire quanto sono coriacei, quanto sono turgidi questi gambi, a confronto di quelli che possono essere quelli che vedete qua. Guardate, si vede a vista d'occhio. Confrontiamoli. Guardate, questo è quello più grosso che noi abbiamo di qui, eccolo qua, e questo è quello più grosso che abbiamo da quest'altra parte. Come vedete è imbarazzante il confronto. Quindi adesso le mettiamo così, le due piante, ma continuiamo, visto che voglio essere esaustivo questa volta, perché gli insulti che sono arrivati principalmente erano sul fatto che non vi era il risultato e quindi era un video di quelli, diciamo, piacioni, fatti solo per prendere delle visualizzazioni, ma non si spiegava nulla e bisognava aspettare anche un attimino, avere il tempo per vedere i risultati, e adesso mi prendo il tempo anche per farveli vedere. Andiamo a vedere adesso i fiori. Guardate la grandezza di questo fiore e guardate la grandezza di questo fiore. Adesso li mettiamo qui a confronto. Guardate, eccoli qua. Questa è la differenza che c'è, e di conseguenza anche dei frutti. Qui abbiamo questo genere di frutti che stanno arrivando, e da quest'altra, eccoli qua. Adesso li metto a confronto anche questi. Penso che non vi sono parole per descrivere la differenza. L'ultima cosa che voglio farvi vedere è proprio dove qui alla base della pianta, questa parte è la parte più dura, più coriacea. Qui se la afferrate sentite proprio l'abbondanza di energia che ha questa pianta rispetto a quest'altra che invece non ha tutto quella parte, ce l'ha, ma non dico che è molle, ma non ha tutto quella forza, quella vigoria che ha quell'altra pianta. Quindi le differenze le abbiamo viste. Di conseguenza ci saranno dei frutti. È vero, potevo aspettare anche il raccolto, ma ormai è qui da vedere. Aspettare 15 giorni per vedere anche le fragole rosse, sì, va bene, però la differenza c'era già, in questo momento bastava e avanzava. Bene, allora parliamo dell'apparato radicale, perché è qui che il nostro uovo è andato ad agire. Quindi per giorni, per decine di giorni e anche forse anche per più di un mese l'effetto dell'uovo non si è proprio notato. Poi ho cominciato a notare delle foglie
più coriacee, delle foglie più molto più lucide, più luminose, ma soprattutto anche i gambi che portano le foglie molto più duri, più grossi. Parlando appunto di apparato radicale, ho visto un video che mi è piaciuto molto e che vado in questo momento a citare. È un video girato da Matt the Farmer. Matt the Farmer chi è? È un ragazzo giovane che ha un canale secondo me molto bello, interamente dedicato a tutto ciò che è l'orto e anche agli animali, gli animali da cortile, diciamo così. Quindi nel suo canale potete trovare sicuramente dei video molto interessanti, soprattutto per chi coltiva l'orto e ha problemi magari con delle malattie, quindi ha il problema, che ne so, con il pomodoro, con la cimice asiatica, piuttosto che la bolla del pesco. Ecco, Matt the Farmer è sicuramente molto bravo nello spiegarvi con dei tutorial specifici come si può intervenire per salvare il raccolto, ma è anche molto bravo quando c'è da dare dei consigli su come allevare, per dire, dei polli. Insomma, andate, se vi va, a guardare questo canale amico, è un canale molto bello, un bel pollice all'insù per questo canale, e se vi va anche iscrivetevi. Tornando a noi e tornando appunto a Matt the Farmer, ho visto questo video dove lui faceva una metafora secondo me bellissima parlando delle radici, e gliela rubo e la cito anch'io in questo video. Lui dice a un certo punto: ma noi parliamo spesso del concime, e il concime possiamo paragonarlo al liquido che c'è in un bicchiere, quindi è come se in un bicchiere ci concentrassimo nel parlare di questa Coca-Cola che c'è dentro nel bicchiere, ma le radici non sono altro che la cannuccia che vi è in questo bicchiere. Quindi provate voi a avere una cannuccia per tirare questa dolce bevanda, e provate invece a avere 4 cannucce, sicuramente la differenza la noterete. Quindi le radici sono le cannucce con cui noi aspiriamo, e avere delle buone cannucce, avere tante cannucce, è sicuramente meglio che averne una. Questa è un attimino la sintesi, e mi è piaciuto questo esempio che ha fatto per raccontare dell'importanza dell'apparato radicale, che noi non vediamo perché è tutto qui, è sotto, ma vediamo alla fine i risultati, perché un buon apparato radicale porta la pianta ad essere una pianta robusta, porta ad essere una pianta generosa soprattutto nella fioritura e di conseguenza nei frutti. Quindi l'uovo ha lavorato, e come si è lavorato, e questo è quello che doveva fare. Adesso a questo punto andiamo, perché non sono soddisfatto e non voglio chiuderlo qui in modo frettoloso questo video, andiamo anche a vedere l'apparato radicale. Purtroppo disturberemo un po' queste due piante, andremo a togliere la terra dalle radici, le andremo a pulire e andremo a vedere effettivamente la differenza fra questo che non ha avuto l'uovo e questo che invece ha avuto l'uovo come concime naturale biologico. Bene, allora cominciamo a liberare la prima pianta, che non abbiamo messo il concime biologico. Adesso purtroppo dovremmo fargli questo male, ma se vogliamo far vedere la differenza dovremmo fare anche questo. Adesso andiamo a liberarla. Eccola, sta bene, è una pianta che sicuramente sta bene, e queste sono le sue radici. Adesso vi faccio vedere, vedete che le abbiamo proprio liberate. Queste sono le sue radici. Adesso andiamo a vedere la pianta invece con l'uovo. Allora, quello che noto già subito, lo potete vedere voi, anche voi, è la differenza proprio della radice che c'è. Adesso andiamo a vedere, qui troveremo forse anche dei... eccolo qua, guardate, vedete che c'è ancora parte dell'uovo perché non si è decomposto. Eccolo qua. Questo l'abbiamo fatto anche per far vedere che sarebbe stato magari anche semplice fare uno scambio
di piante, prendere una pianta più bella e far vedere che ha funzionato. Non è così che si fa, bisogna farli per davvero gli esperimenti, bisogna vedere effettivamente se funzionano, proporli, e se non funzionano invece non farlo. Allora, le radici sono nettamente più, a parte che hanno proprio anche un altro colore, guardate, queste sono più bianche rispetto a quest'altre, qui ce ne sono di più sicuramente, ma sono molto più fini. Si è sviluppato molto, hanno fatto molte radici a mo' di ragnatela, e come vedete questa si è liberata anche subito del terreno, mentre quest'altra fa molto più fatica a liberarsi. Cioè, adesso andiamo, cerchiamo di liberarla totalmente, speriamo anche di riprendere la pianta, non voglio che ne soffra troppo, speriamo veramente che avrà sicuramente un trauma dovuto a tutto il fastidio che siamo andati a creargli, però era giusto per farvi vedere. Guardate, eccolo qua l'uovo che c'è ancora, glielo lasciamo sotto perché non voglio, mi dispiace toglierlo, eccolo qua, come non detto, lo abbiamo tolto. Bene, a questo punto, al di là della quantità di radici, che è molto simile, sì, di qui ce ne sono di più rispetto a quest'altra, ma è proprio la differenza della radice, si sono sviluppati in un modo completamente diverso, e spero riusciate anche a vedere, hanno un colore diverso, questa tende al giallo, questa tende al bianco, quindi ecco, se le mettiamo così forse si vede anche meglio. Questo è l'apparato radicale della fragola con l'uovo nella mia mano destra, questa è quella senza uovo, quindi come vedete anche la profondità delle radici vanno più in profondità. Immaginiamoci se fosse in un terreno, qui adesso io l'ho messa in un vaso, ma immaginiamole in un terreno, quante più sostanze nutritive riescono a pescare questa moltitudine di radici rispetto a quest'altro. Quindi io spero con questo di avervi definitivamente dimostrato innanzitutto la mia buona fede quando ho fatto il video dicendo appunto sotterra un uovo e guarda cosa accade. Era questo quello che doveva accadere. Abbiamo visto come l'uovo in questo caso abbia fatto quello che doveva fare e si è comportato egregiamente. Quindi, che dire, a voi la risposta, e soprattutto lasciatelo nel commento qui cosa ne pensate di questo esperimento anche visivo. Bene, a questo punto un'ultima inquadratura per queste due belle piante. Inutile dire che questo era un video che voleva dimostrare l'efficacia dell'uovo. Eccolo qua che è tornato, quindi l'uovo funziona, certo che funziona. Pollice all'insù per l'utilizzo dell'uovo come concime biologico. Vedete, questo è un uovo per dire che mi è caduto e si è rotto. Che fine farebbe quest'uovo? Andrebbe a finire nella spazzatura. Abbiamo anche il problema di doverlo smaltire. Mettiamolo sotto nei vasi, possiamo metterlo in questo caso in una fragola, possiamo metterlo, ottimo l'utilizzo soprattutto con i pomodori, perché i pomodori hanno bisogno di avere delle radici forti perché devono supportare molto peso dato appunto dai frutti, ovvero dai pomodori. Quindi ottimo per i pomodori, per le rose che hanno bisogno di un maggior apporto di calcio. Insomma, questo è sicuramente un buon sistema ecologico per fare il bene delle nostre piante. Io come sempre vi invito a mettere un bel pollice all'insù, se proprio non ce la fate a non insultarmi, insultatemi anche, insomma fate quello che volete. Adesso, a parte gli scherzi, quello che mi importa è la salute anche delle vostre piante, quindi lasciate un bel commento in calce a questo video, fatemi sapere com'è andata con l'uovo e con le vostre piante. Ciao, alla prossima!